Eccoci per Simone, ciao Elena. Ciao. Benvenuti, oggi ci divertiamo. Abbiamo sentito i suoi punti, connettiti più profondamente a Simone, fai un lungo respiro. Ti accompagno con questo obiettivo contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come vedi. Allora lui mm, è al centro di un cerchio, c'è un cerchio fatto di come se fossero tanti mattoni. Mm, È come se, mm, diciamo, lì lui sta bene, diciamo, si sente al sicuro, però nello stesso tempo da lì non riesce a uscire. È come se adesso fosse arrivato a un punto dove il suo desiderio è quello piuttosto di rischiare, ma di poter andare dove vuole e non dover per forza rimanere dentro al cerchio, dove invece è protetto. Ti dà l'autorizzazione? Mhm, Tu sei pronta che oggi facciamo tante cose? mhm, Ok. Oggi inventiamo il palchetto. Sai il palco alla Scala, no? mhm, È un cinema speciale e invitiamo subito la sua moglie, mhm. così che assista e se vuole interagire, dire, fare qualcosa, lo può fare. La conosciamo già, è la fiamma. Sì. Come vedi le loro due PS? È una, adesso che sono una seduta al cinema e l'altro sul palchetto, vedo come se fossero due sfere, però che hanno in mezzo tipo un canale che si unisce. Questo anche se sono lontane? Sì, sì, sempre, sempre. Ok. Quindi Simone adesso è al cinema e lei è sul palchetto. Mhm. Ok. No, contrario. Simone è sul palchetto e lei è al cinema. Sì. Ok, io la vorrei sul palchetto lei. Ah, ok. Simone è con noi. Ah, ok. Ho È un capito. cinema speciale il palco, monoposto, non ce ne stanno di più. Mhm. Sai quei balconcini Ah, ok, tondi ok, ho capito, sì. di una volta, quel palco in quel senso. Mhm, mhm. Bene, al cinema invece invitiamo le figlie, l'ex Mhm. moglie, tutti quelli che vogliono venire, le badanti, la badante, chi viene? Allora, le figlie in prima fila e anche il figlio. Lì di fianco, lì in prima fila anche lui. Poi l'ex moglie è più o meno a metà e ha lo sguardo rivolto alla moglie di Simone, un Mhm, po' uno sguardo cattivo, direi. mhm. Verso il palco quindi. Mm, sì. Mm. E poi la badante in fondo, E che basta. però è lì, sì, ma è lì perché vuole vedere cosa succede, vuole controllare. La badante. Mm, Questo non è il posto del controllo, questo è il mm. posto dell'apprendimento.
il biglietto lo diamo noi e non lo diamo a nessuno che viene a spiare, controllare, Mm. viene solo ad assistere per imparare, capire, cambiare. Se no, fuori, subito. Cosa fa la No. badante? Va, se ne va. Ok. Cosa fa l'ex moglie? No, rimane invece. Ok, allora sguardo allo schermo, non a altri. Se no, fuori. Mhm, si è girata, sì. Ok. Adesso togliamo il tetto al cinema e da fuori Mhm, del cinema chiamiamo i disincarnati, la madre e il padre di Simone. mhm, Perché qua la situazione è tutta una, tutti insieme. Dimmi solo mhm. come li vedi, poi interagiamo con loro dopo. E Mhm. Sono arrivati insieme e il papà di Simone abbraccia la mamma da dietro. Lo vedo abbastanza più alto di lei e la abbraccia da dietro. Chiamiamo anche tutti i parenti di tutte le linee temporali, generazioni di Simone, dietro la mamma e il papà, lì Mhm, pronti. mhm. Quanti vengono? 127. Ok, vibrazione di Simone. Partiamo. 13 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 121. Rapporto tra anima e spirito. 49, 51. Scusa, 61. No, 51. 51. Vite precedenti. 1212. Cervello. 9,9. Ok. Vite, se ci sono, che ha vissuto con l'ex moglie. La più importante, se ce n'è più di una, la più importante. Quella che mi fa vedere, allora, erano due militari. E erano due militari, li vedo su questa macchina dell'esercito. Due uomini. Sì, due uomini e quello che mi fa vedere è che mm, è come se Simone avesse fosse riuscito a far carriera prima di lei, di lei che era anche un Mm. maschio anche lì. Mm, perché più- era più agile a livello fisico e anche a livello cognitivo, più veloce, quindi ci ha messo molto meno e è come se l'altro militare, che è la sua ex moglie, è come se l'avesse un po' preso di riferimento, è come se come se si fosse sentito abbandonato e tradito, nel senso che si era legato a questo suo compagno
E, In maniera beh, sentimentale? allora, cioè, esplicitamente no, però vedo proprio che è come se si fosse proprio legato Cameratismo. a, a questo, sì, a questo compagno e lui è andato avanti per la sua strada senza sapere che lasciava indietro il suo compagno, no? A livello emotivo anche, cioè Mhm. come legame, però lui è stato proprio male, vedo che è andato in depressione, poi ha abbandonato tutto. Ok, altra vita, perché qua questo accanimento lo dobbiamo capire. Mm. Allora, un'altra vita, allora sono ehm, li vedo. Allora, anche qua sono due uomini su due cavalli in una prateria, vedo che cavalcano, che vanno con i cavalli. Sì, anche qua mi fa vedere che allora, la scena che mi fa vedere è che sono tipo a una fiera dove vendono i cavalli, dove vendono anche gli altri animali. Arrivano con i cavalli, tutte e due devono vendere questo cavallo, non si conoscevano. Cioè, Mhm. comunque non si conoscevano di vista, ma non è che avessero nessun rapporto. Vedo che arrivano a questo posto dove vendono, dove comprano e vendono cavalli. E per prendere un cavallo molto prestante, molto bello, con un bel pelo, con caratteristiche molto buone, scelgono il cavallo di Simone e non l'altro cavallo. Quindi Simone riesce a dare dentro il suo cavallo e comprare l'altro per un prezzo molto buono perché anche il suo cavallo vale tanto e quindi riesce lui a prendere quel cavallo lì e l'altro deve prendere un altro cavallo e l'altro è la sua ex moglie. Vabbè, la storia è sempre Mi fa questa. vedere, Mm. sì, esatto, mi fa vedere questa cosa qua. In qualche modo Simone ha successo, va avanti e l'altra no, Mm, diciamo, ma non perché Simone no, le assolutamente, no, no, ruba no, 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 no. l'occasione, il cavallo, la No, carriera. Una volta lei è un lui, ed è invaghito, cameratismo, lieve mm, forma di omosessualità, chissà sì, cos'è, chi se ne frega. sì, Va bene, vabbè. quante altre vite sono messe giù così? Allora, altre, vedo che più o meno così è un'altra, altre 10, però mi fa vedere che ce n'è una la prima. Allora, vedo che c'è qualche familiare. Allora, potrebbe essere dire Inghilterra del 1300 circa, quel secolo lì, il 326 mi viene. Stessa situazione, sempre con lì erano una ragazza, la sua ex moglie ragazza e lui maschio. Eh, lui con- fa il suo percorso e quindi viene scelto invece che lei. E però lì c'è stato come se lì ha fatto un contratto, il papà della ragazza ha fatto un contratto in eterico, Mhm. ha mandato tipo
come se fosse una maledizione, tra virgolette. Vedo che dice una cosa, Mm. c'è qualcuno che fa qualche rito, che lui chiama fare un rito, Mm. e lui dice delle parole tipo avrai la... Aspetta che le vedo bene. Ti perseguiterò all'infinito, per sempre. No. E manda proprio questo tipo di contratto, come se lui dovesse avere sempre... Cioè tutte le volte che le due PS si incontrano, lui ha tipo sempre degli ostacoli di questo tipo con questa PS. Vabbè, oggi toglieremo il contratto, la moglie lì che vede, farà quello che vorrà fare. Sì. Simone, interferenze eteriche. Adesso c'è solo un falconiforme. Ce ne E- sono, vedo delle vecchie, ma non sono più agganciate a lui. Vediamole, chiamale. Sì. Allora, sono un rettiliano legato, era legato a un programma dei siriani, un progetto con i siriani, e poi c'era una mantide. Mm. Mhm. Poi E c'erano di, degli uomini del tempo. mhm. E di L? Di L ce ne sono due, uno dentro e uno fuori, sono legati alle entità mentali. Ce n'è una di entità mentale. Livello? 3. Funzione? È quella che le fa, che continua a mantenerlo in questo loop di dipendenza. Ok, Dipende. quindi Ok. sì, Lui dipende. Adesso vediamo. lui dipende. Gli uomini del tempo sono Vedi andati che via quando lui ha conosciuto l'attuale moglie, la fiamma, Pacchetto, sì, falliti. sì. Hanno fallito. Hanno fallito Erano lì per assolutamente. quello. Sì. Quindi lavoro di entrambi, che è stato su fronti diversi, e ottenimento del risultato. Sì. Mm, 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 mm. Allora, È incarnata la fiamma dell'ex moglie? sì. Mm. È in un'isola al largo del Giappone. Quindi è impossibile incontrarsi. Hanno deciso così. Sì, sì. Lei la vede adesso? Ma fa anche fatica a vedere, è come se avesse una corazza enorme Mm. intorno che non riesce proprio a vedere nulla. Mettiamole sul cinema, il tetto del cinema Mhm, diventa uno specchio solo per lei, in alto, in alto, che la mhm, mostra dov'è. mhm, mhm. E ora l'ha vista? Sì, sto Ora che l'ha guardando. vista è connessa. Mm, Sa. sa. Bene, quasi con l'ex moglie abbiamo finito perché così basta e avanza. Bene, ci Mm. sono impianti?
Allora, c'è un impianto mentale piccolino, tipo una sferetta più o meno in mezzo al cervello, e poi l'avevo già visto prima, c'è questo impianto eterico che più o meno è come se mm, ricoprisse il palato e anche sotto, all'interno della bocca, così, che è quello che le provoca l'infiammazione ai denti e gli ascessi. Ed eterico. Eterico, sì. Quindi siccome l'unico che c'è adesso è il falconiforme, c'è di mezzo lui. Mm, Dino, Zeus, chi se ne frega. esatto. Ok. Quindi palato. Quindi la causa esoterica è degli ascessi ai denti, è questo Mm, impianto. sì, già Ok, visto va bene, prima. l'impianto. Ok. Chi l'ha messo il falconiforme? Perché? Cioè, perché i denti e non le unghie delle mani? Perché mi è arrivato subito prima mentre lo raccontava, proprio l'ho visto chiaro tondo. Gli fanno, è legato anche alla stanchezza. Per la maggior parte la stanchezza è dovuta a questo. Durante la notte le fanno spesso delle abduction Mhm. dove attivano, mm, mm, attivano questo impianto, ok? E quindi si infiamma tutto perché lui è molto ha una comunicazione molto efficace, molto eh, mm, mi viene la parola, molto coinvolgente, molto chiara, cioè arriva alla persona, arriva tutto il messaggio e questa è la sua capacità molto, è una delle, diciamo, la sua forza, ok? Mhm. E quindi, prima di tutto, vogliono studiare la vibrazione di questa capacità e secondo la vogliono bloccare, no? E quindi è dove agiscono su di lui, dove vorrebbero agire maggiormente su di lui. Però lui ha una PS molto potente, quindi va oltre, nel senso, infatti prima dicevo, ormai sono abituato anche al dolore, quindi è come se il loro tentativo abbia fallito già da subito. E gli ascessi? Scusa, e Sì, la è proprio paradontite? sì, sì, è proprio a furia di Insieme. mm, sì, perché a furia di fare questa cosa proprio vedo tutta l'infiammazione proprio sopra, la vedo proprio tutto infiammato, come se fosse tutto molto rosso. E poi al mattino, appunto dopo che ci hanno Lavorato. lavorato di notte, vengono fuori questi ascessi che... Ce n'è uno nuovo, il vecchio non c'è più, ce n'è uno Mm, nuovo. Quindi impianto, abduction e intento sì, dell'intervento è lo stesso, sia per paradontite che per gli ascessi. sì. Perché sono, dopo la prenotazione, scomparsi per 10 giorni, una settimana? E poi sono tornati. Allora, la PS lì è riuscita a fare... era riuscita a bloccare un po' l'effetto. Era come se anche il loro tentativo di abduction fosse nullo, no? Mhm. Era centrato proprio anche nello scrivere i punti, nel prendere il contatto, tutto, era molto centrata la PS, quindi era riuscita a fare a creare queste vibrazioni altissime e loro non riuscivano più a fare niente. Stavano anche per desistere, cioè vedo che quasi era riuscito addirittura a staccare anche l'interferenza del falconiforme. Poi però è rientrato un po' nel circolo, no, della vita, della routine e sono riusciti di nuovo a Mm. interferirlo. Stanchezza, perché? Causa. Allora, per la maggior parte è appunto queste abduction notturne, no? Eh, e poi vedo anche l'entità mentale che gli manda questi pensieri
di dipendenza, no? È come se lo vedo che quando entra nel pensiero è proprio un circolo continuo. È come se eh, allora c'è un pensiero e poi subito dopo un altro, quindi è come se non smettesse mai di pensare in certi momenti. E questo mh, gli porta una grossa stanchezza, una grossa fatica. È più mentale, però poi si sente proprio spossato. Però per la maggior parte sono le abduction notturne. Ok. Vite vissute, la vita più importante vissuta col padre. Io ti direi questa. Li ho visti molto affini, mm, molto uniti, molto complici, si capivano molto bene. Ehm, diciamo che anche la morte della mamma, quando Simone era giovane, li ha molto uniti, li ha resi molto complici l'uno con l'altro. Ce ne sono state altre, ma secondo me quella più importante è questa qua. E la seconda Oh. più importante? Quella in cui si mettono le basi di questa Sì. dipendenza, tra virgolette, ovviamente. Ah, ok, quindi ma in realtà la dipendenza non dipende dalla vita col padre, la dipendenza è la sua interferenza mentale, cioè un modo per Mm. far sì che con le interferenze lo tengano giù, non c'entra col padre, è proprio il suo sentirsi dipendente. Questo fa sì che lui, che il suo guadagno non sia mai sufficiente, ma perché c'è proprio questa interferenza. C'è sempre stata questa interferenza in maniera tale da tenerlo basso. Vabbè. Mm, mm. Sì, non c'entra il padre. Andiamo alla parola testamento. Padre manca, la badante si fa avanti. Dopo aver rubato per anni tutto, si fa avanti per un'inezia, impugnando un testamento che probabilmente è finto. E a lui si torcono le budella. Vai al momento in cui si torcono le Mm. budella. Sì. Caso vuole che oggi abbia pubblicato la sessione giustizia, Mm, con la bella bilancia. Sì. Eh, sì, vedo una situazione strana lì. Mm. Allora, a livello eterico è come se lui fosse stato messo ehm, senza che si accorgesse, come se fosse stato messo in condizioni da dover scrivere per forza determinate parole. Ehm, è stato fatto, potrei dirti, una specie di rito, ma eh, perché in eterico io vedo che è come se gli arrivasse, cioè come se arrivasse un'onda nel pensiero del padre, ok? Mhm. E le dicesse: prendi il foglio, scrivi queste parole, come se canalizzasse delle parole di qualcun altro. Cioè tu stai guardando l'elaborazione del testamento, Sì, sì, perché è collegata a livello energetico padre. al sintomo che ha Simone. Non ho capito. Allora, andiamo al momento in cui scrive il testamento. Uno, Mhm. l'ha scritto il padre?
Sì, l'ha scritto il padre, Su ma è come se... dettatura? Sì, su dettatura, in eterico io vedo come se scrivesse delle parole che gli arrivano da un'altra parte. E da chi gli arrivano? Chi le manda queste parole? Allora, Andiamo da lui, lei. da lei, Mm? Dove sta lei? Chi è lei? io la vedo, penso in Brasile, sia in Brasile. Mm? Andiamo lì in quel tempo. Mhm. Allora, ci sono delle... C'è tipo una ciotola con dell'olio e della polvere e Mm. delle foglie ai lati Vabbè. grandi. Rito, Macumba, non me Sì, un frega rito, un niente. rito. Eh. Chi è questa donna ancora viva? Sì. Ok. Ah, adesso la circondiamo, anzi Simone la circonda di lettere che formano la parola giustizia. Mhm. Mm, bello. Brucia. Il rito. Ma lei proprio. Anche. Lei è il rito di conseguenza. Tutti i riti che ha fatto nella sua vita. Brucia. Ok, la badante si è rivolta a lei, quindi. Sì, Ok. esatto. Si è rivolta anche Di ad altri. famiglia, di famiglia. No, no. Quindi in qualche modo sono stati eliminati tutti i riti fatti Sì, a danno di Simone. esatto. Sì, anche di altri. Insomma, in qualche modo questi sono incontrati già nel cluster che abbiamo già Mm. eliminato in questo modo. Sì, 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 questa parte qua, sì. Ok. 9 lettere, giustizia. Mhm. Cosa comportava questo rito legato al testamento? Cioè, è strano perché di fatto su 100 la badante aveva già preso 90. Per chiedere 10 finali ha fatto il giochino del testamento. Come dire, tanto non vi siete mai lamentati, non vi siete mai opposti, quindi io vado avanti. Giustamente Simone dice, io la fermo. Il Sì, torcimento di budella è per fermarla per sì, sì, sé e per altri, perché questa continuerà, si esatto. troverà un altro da sfruttare, succhiare, spremere Sì, fino sì. all'ultimo, nonostante abbia di che vivere lei e tutta la sua famiglia per Mm, sempre, tutta la vita. Quindi è proprio il concetto, anche una questione di principio, giustizia, esatto. la vera. Infatti, mm, mm, mm. È quello che lui ha fatto là anche, perché questa è una parente e cioè, lo fanno proprio di famiglia, no? Mhm. E lui circondandola con le lettere di giustizia, l'ha fatto per anche tutte le altre persone che Simone non conosce. Ok, allora adesso Simone impara da te e da me come si fanno gli ad eternum. Ma lui li Mhm, crea diversi a forma di lettera. La lettera G, mhm, la lettera I e così via. Le 9 lettere, fa questi 9 ad eternum, li mette tutti intorno al tribunale della sua città dove è già in corso la causa con la badante. mhm, Se è lo stesso, credo di sì, dove è già in corso l'ennesima, dopo decine di anni, causa dell'ex moglie che non sa più a cosa attaccarsi. Lì, ferma, nel tempo, incarognita, senza una nuova vita, attaccata a non si sa neanche che cosa. mhm, Poi ne crea, quando l'ha fatto, 2 volte il giro delle sue 9 lettere per le 2 cause di cui non ne può più, ma che sono necessarie, mm. mette un grosso ad eternum sopra il tribunale.
Mhm. Bellissima, è bellissima la scena che arriva. Allora, quello che io vedo è che quello che Simone sente mentre ci raccontava i punti, diceva io so che è così, io so che andrà così. Quello che io vedo in eterico è che lui lo sa. In effetti è tutto come lui sente, è molto collegato alla sua PS, ok? Mhm. E infatti quello che vedo mh, adesso che abbiamo fatto questo lavoro sul tribunale, il giudice che già era, come diceva Simone, per la giustizia vera, adesso lo vedo molto potente, cioè si è proprio rinforzato con l'ad eternum. Lui è proprio forte, io lo vedo proprio molto forte, molto diretto e riesce a spazzare tutto a livello, cioè riesce a far sì che tutto vada verso la giustizia vera. E questo è stato molto bello. Ok, sperando di Mhm. bloccare la badante con questo Sì, gesto, blocchiamo la badante in questo modo assolutamente. e blocchiamo l'ex moglie che si dedichi a un suo percorso spirituale, ora che ha Mm, visto la fiamma, ora che è nell'entanglement. mm, Perché mm, qui non capirà più che cosa succede perché è collegata. mm, Se andrà nell'isola giapponese non importa, ma capisce che c'è altro che stare mm. attaccata ai maroni della gente, come un gatto arrabbiato. Va bene, ma a noi interessa Simone. Mhm. PSP all'attenti, chi è Simone? Allora, Simone è un espansore di messaggi. Mi è arrivata questa cosa, cioè, eh, Dispensatore di messaggi. sì, ecco, Mm? sì. Ehm, quando lui fa qualcosa, qualsiasi cosa che lui fa, con le sue mani, vedo quindi anche apparecchiare, cucinare, fare il suo lavoro, ehm, qualsiasi cosa lui fa, eh, se lo fa completamente centrato. Lui porta quello che la sua PS dice nella cosa che fa, quindi riesce a portare anche nell'oggetto a portare la vibrazione di quel messaggio. Hai presente quando che c'è, mm, ci sono delle persone che magari con l'acqua nelle bottiglie scrivono delle frasi sulle bottiglie per far sì che l'acqua vibri alla vibrazione Mhm. di quelle frasi. Lui lo fa con gli Ecco, lui non oggetti. ha, esatto, non ha bisogno di scriverlo, arriva direttamente dalle mani. E siccome lavora con la moglie, anche la Mani? moglie. Sì, sia con le mani che con la parola. Cioè, Loro fanno oggetti, se uno si compra un oggetto loro ha la loro vibrazione. Loro esatto. sono fiamme e hanno... Qual è il Mm. messaggio che mette negli oggetti? Bellezza, serenità, sventura, tristezza, qual è? No, 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 assolutamente. Il messaggio è quello della vibrazione alta della loro PS. Cioè, quindi arriva sempre quel messaggio della forza dell'amore incondizionato delle fiamme. La Mm, vibrazione è quella che arriva. mm, Ci saranno delle persone che non riescono neanche a prenderla perché vibrano talmente basso che questa vibra troppo alta, però mm. rimane lì. E se l'oggetto in questione poi trasformato ha già una vibrazione, loro la sovrascrivono? Sì, sì, facendo tutto il trattamento, come se si annullasse e ne rimettono un'altra. Viene in automatico.
A loro viene in automatico, cioè Ok, ok. non riesce a rimanere l'altra vibrazione, non so. Il progetto delle entità di Simone, ovvero il progetto che Mm, Simone si è scelto, come si chiama? sì. Mi viene decomunicazione, cioè eh, bloccare la comunicazione, bloccare la Mm. trasmissione. Ed il progetto a cui invece lui vuole andare, perché esiste un progetto iniziale e un progetto finale. Mhm. Il progetto verso lui, verso quello, cioè dove lui vuole andare è legato semplicemente alla PS senza interferenze. Ok, e è A un- proprio quello che vedevo prima quando mi hai chiesto chi è Simone, no? Quindi vedo proprio eh, la loro PS che tramite questo gesto, quindi proprio il gesto, no, delle mani, si espande la vibrazione verso l'esterno. Quindi è proprio l'opposto, è proprio la comunicazione della vibrazione. Quindi salta il de e resta comunicazione. Esatto, sì. Mhm. Comunicazione vibrazionale, direi. Ok. Se, um, se decomunicazione è 0 e Mhm. comunicazione l'obiettivo è 100, dov'è adesso Simone? 70, E alla fine della sessione sarà? 90, che è comunque crescente, nel senso, Sì, non è che la tolto sessione fa tutto, tutto, però esatto, cioè però tolto tutto è già, eh, cioè se lui rimane lì arriva a 100 e poi deve mantenere il 100, ecco. Mm. ok, controlliamo il cinema. Cosa fanno le gemelle? Sono entusiaste, le piace tantissimo questa storia che stanno vedendo, come funziona tutto. Ok, peccato che c'è anche un mentale che Eh poi... sì, beh, però in eterico vorrebbero che il loro papà le insegnasse tutto loro. Mm. E l'ex moglie? Che fa? Si avvicina allo schermo? No, piange disperata. Ma non si avvicina allo Perché schermo. sa, no, sa che ha fallito, tra virgolette, cioè ha visto che è ora di mollare mm, questo aggancio, ecco. Mhm. A me piacerebbe tanto chiedere alla ex moglie, chiediamolo a lei se ce lo dice, perché noi non possiamo andarlo a vedere, non possiamo Mm. interferire con lei. Il suo progetto come si chiama invece? Se ce lo vuole dire, perché lei lo vede, da qua lo vede. Mm. Nuvola di depressione, dice. E dove deve andare il suo progetto? Dice, dice che se non avesse le interferenze eh, sarebbe una trasmissione di sole, di luce. Ok, le interferenze non sono una sfortuna, sono una decisione. Se lo tenga bene stretto questa piccola perla di saggezza. La sua decisione è quella, quindi quando vorrà cambiare decisione va verso il suo obiettivo. Mhm. Ok. Padre, madre e 127 disincarnati. Mhm. Portale aureo. Sì. Iniziamo dalla madre. Come la vedi? Cosa vuole dire? Mancata in un momento appunto molto critico per Simone, molto giovane, molto fragile.
Faceva parte della mia scelta. Mm, PS, faceva parte della mia scelta morire presto. Era come se dovessi fare l'esperienza, allora, in una famiglia affiatata, di fare l'esperienza di mancare presto. Eh, Però poi non sa come, cioè quello che lei dice che credeva fino ad ora era che la sua scelta fosse di rimanere lì, disincarnata, ma adesso si rende conto che invece c'è rimasta incastrata, perché è rimasta incastrata la sofferenza di Simone al momento critico di quando lei è morta. Ed è sulla Terra? Ah, sì, 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 era legata, non legata proprio a Simone, ma è come se lo seguiva sempre, no? È come se c'era una certa distanza da Simone, ma più di così non poteva essere. Ok. Mm, Cosa gli adesso vuole vede. dire direttamente? Sono molto orgogliosa della tua forza e della tua pienezza d'animo. E l'ha abbracciato. E il padre? Mm. Dov'è? Il padre aveva abbracciato la moglie Mhm. e, e dice: Bravo che hai fatto questo lavoro, proprio quello, il tuo sospetto era reale. Grazie per averlo sciolto in eterico. Perché padre e madre si abbracciano? Non capita spesso. No, infatti, C'è un'affinità, sì, ci sì, sono sì, c'è contratti, un'affinità. vite passate. Che succede? Qual è il problema? Cioè, qual è la Allora, questione? sono andata a vedere se erano fiamme, ma no. Sono anime affini, ma allora hanno scelto già vite fa, ne hanno vissute tante, sempre così, cioè lui maschio, lei femmina, marito e moglie. Eh, mm, hanno, è come se dovessero fare questa esperienza insieme. C'è questo contratto in tutte e due dove devono fare questa esperienza insieme e deve arrivare, devono finire l'esperienza. Mm, Non so se potrà essere, ma diciamo l'obiettivo è morire insieme alla fine della vita, cioè quasi insieme, proprio quasi, se non lo stesso giorno, ma a poca distanza l'uno dall'altro, Ma in fin dei- quando? Il futuro? Sì, in futuro, in altre vite. Ne hanno già fatte tante, ma l'esperienza non è mai arrivata in fondo Che cosa dà questa insieme. esperienza? Di finire la vita insieme? Qual è il Sì. vantaggio? Di capire delle Allora, cose. sì, di capire, esatto, nei vari momenti della vita, qual è, da anime affini, Mhm. qual è, proprio fare l'esperienza delle varie fasi da anime affini e quindi sentire proprio qual è il legame, qual è eh, come funziona, proprio imparare l'esperienza. Mi dicono perché poi eh, mh, lo avevamo già visto, me l'avevano già fatto vedere altri, perché poi ci sarà l'incontro con la fiamma, dove Mm, verremo come coppia e saremo già allenati. Sai che l'abbiamo visto non tanto per mm, tempo mm, fa, mm, mm, c'era mm, mm, mm. altre, Si allenano altre ognuno per immagini. il proprio incontro, diciamo, finale. Mm, sì, Ok, l'avevamo già visto. abbiamo già aperto il portale aureo, li salutiamo tutti. Mhm. Andati, fatto? Sì, ho visto
Te lo dico dopo, però. Ho visto il motivo per cui stanno arrivando un sacco di fiamme. Ok. Ieri abbiamo messo un po' di... abbiamo chiamato tutte le fiamme presenti incarnate sulla Mhm. Terra nel cinema e le abbiamo bombardato di ad eternum. Si sono presentati Simone e la moglie attuale ieri. Sì, 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 sì. Erano Sì, vicino allo allora già, schermo, lontano. sì, sì, erano terza fila. Terza fila cioè la prima delle fiamme, la seconda delle fiamme, la terza era. C'erano loro, erano già uniti. Sai che alcuni si sono uniti dopo, ma loro erano già uniti. Va bene, che cosa vuole fare Simone? Vuole andare a buttare via tutti i suoi contratti nel cluster. Andiamo. Mhm. Sta prendendo il portale definitivo e... Mhm. Li prendi, li ha buttati dentro. Come li vedi? E quanti sono? 1230, più o meno. Uguali alle vite, ok, ma sono Ma più o meno tanti sì. quanto le vite? Quante le vite? O è una coincidenza di numero? No, no, ci sono poche vite dove ce n'è più di uno. Diciamo che più che altro sono il contratto della vita, diciamo l'esperienza principale di ogni vita. Ce ne sono poche dove ce n'è qualcuno in più. Ok, facciamo prima di buttarli un Mhm. focus su alcuni di questi. Ce n'è sicuramente uno legato all'essere collegato alle cause, uno Mm, mm, collegato alla badante, uno collegato all'ex moglie, uno collegato al senso della dipendenza mm, economica, lavorativa, non affettiva, uno collegato alla mancanza di senso di libertà. mhm. Sono tutti lì. E vuoi con uno, e vuoi con l'altra, e vuoi che è fatto con un'entità, e vuoi che è fatto con un'altra, e vuoi che c'è dietro la maledizione, e vuoi che c'è dietro la fattura, e vuoi che c'è dietro la macumba. Sono lì, sono contratti. Mhm. Macumba non serve a niente. È stato utile lavorare su quella là brasiliana, Sì, ma il io quello contratto non lo vedo. serve. Eh. Scusa, apriamo una parentesi perché qui echi su Mhm. echi mi sono rotto le balle come Mm. sempre, per quello che devi, sono delle scatole, questa storia, no? Che la Pantera Nera, fai un bel check, tutti via nell'oblio dello spazio siderale. Mhm. E torniamo al nostro momento sacro ed importante. Li vede Simone? Questi Sì. 4-5 che ho citato, bene, li va a prendere, mi dici come li vedi? Mhm. C'è a forma di foglio, di ampolla, Sono di tipo delle cioccolatino, spirali di di carta. burro, direi. Ah, di Ah, burro, tipo. ok? Se li legge, si legge Mhm. tutto quello che c'è scritto nella spirale, insomma un DNA alla fine, no? Mm. Se li legge, se ne prende consapevolezza, può fare il processo che è lungo chiaramente in quest'ambiente molto rapidamente. Mhm. Ne prende consapevolezza, se li digerisce, si mangia tutto il burro e poi li prende e li mette nel suo portale definitivo. Ok. Se li sta buttando, li ha assimilati. Ok, ha chiuso il Ok, portale. ha già imparato a farsi le sue sfere di energia. Mm. Vediamo cosa fa da solo.
Mhm. Sì, la sua di solito quelli che diciamo insegno a fare io sono queste sfere, ok, che appoggi e poi fanno le vibrazioni aumentano in questa direzione e poi riempiono tutta la stanza, no? La sua è una sfera che è come se si aprisse quando l'appoggia, tipo, e le vibrazioni partono dall'alto e poi scendono, un po' come se fosse il contrario. Ok, Mhm. sigillato il suo cluster. Sì, sì. Avatar. È spento immobile. Apre il portale definitivo. Lo sta buttando dentro. Ok, ha chiuso. Anche qui una sfera. Sta facendo. Ok, l'ha messa. Mhm. Ok, con questa nuova condizione c'è ancora il falconiforme. Nel passato i siriani, i rettiliani, l'amantide, gli uomini del tempo, i 2DL. No, Nel presente l'entità mentale 3, nel passato altre eventuali entità mentali, tutte le abduction, no, non c'è più tutte le niente. condizioni per i problemi alla bocca, No, le condizioni di successo e riuscita del testamento. no. Con queste nuove condizioni la badante è destinata a restituire tutto il mal tolto. Sì, vedo che sì, forse non potrà darli economicamente, ma vedo che perché quello che vedo è come se avesse già speso, non lo so, quello che aveva preso, però pagherà, penso, in qualche maniera pagherà, vedo che paga. Le nuove cause con l'ex moglie sono prive di Di fondamenti, for- cioè di sì, forza, esatto, mm, volano subito. di struttura. Mm. Mm, Ok. Cosa sì. fanno nel cinema? Allora, la fiamma è scesa, si è avvicinata a Simone. Le figlie e il figlio di Simone saltano dalla gioia tantissimo, li vedo con le vibrazioni altissime. L'ex Mhm, moglie ha smesso di piangere ma è rassegnata. mhm. Perché è rassegnata e non ha invece con le maniche rimboccate? Perché è rassegnata? Mm. Perché non è... È come se in Sa eterico come fare. vedesse, cioè l'eterico sa come fare, ma sa benissimo che Nel nel fisico non lo fa. concreto... esatto, e quindi è rassegnata Bene, in quel senso però lì. se ha un minimo di iniziativa, ha visto la sessione di Simone, ha visto che esistono delle entità mentali, ci sono anche delle entità mentali collettive, si è connessa a questo lavoro, se vuole uscirne si fa il suo percorso e si va a vedere le sue entità mentali collettive, si fa la sua cosa e bla bla bla. Mm. Sì, sembra che quello che dice è che proverà in qualche maniera a mandare qualche impulso, input nel Mm. fisico, vedere se ci sarà Que- reazione. Quello che mi hai scritto, Simone, secondo me non è così importante. Prima di tutto le costellazioni le lascerei proprio perdere. Quello che viene Mm, fuori è un pasticcio totale di interferenze. Da adesso in poi proprio chiudi.
quello poi non ho capito quella cosa lì che si appartiene alla badante, a una cosa che era della badante, quell'assegno. Mm. Non ritengo che sia così importante. A questo punto Ho ritengo che tolto sia tutto. più importante Mm. capire a quanto vibra Simone. Da una vibrazione più che egregia, 13 miliardi, ora a quanto sta? 312. 312? Sì. Ok. Consapevolezza. Però allora 312, poi dopo un attimo da soli si è abbracciato con la fiamma e sono arrivati insieme a 850 Mhm, miliardi. mhm. Oh, quello solo. La fiamma è ancora sul palchetto? No, no, è scesa già prima. Mm. Consapevolezza. 236. PS, PE. 67,33. Vite precedenti. 806. Mm. Cervello. 10,5. Comunicazione è ancora il suo obiettivo? Sì, sì. Lì si sente, lì lo fa sentire, mi è arrivato questo, quello lo fa sentire molto libero di andare dove vuole. È come se comunicando con le vibrazioni lui creasse la sua realtà migliore, Ok. quella migliore per Io sé. vorrei fare una considerazione finale a Simone per quello che è il mio lavoro, la mia esperienza e quello che sto capendo e imparando. Sì, va bene, sei nato in una condizione comunque non svantaggiosa, poi ti sei trovato un sacco di cavoli amari, ma tu hai sposato la tua fiamma. Mm, Questa forse non è ancora una cosa molto chiara a te. Tu con la tua fiamma non sei più attaccabile da niente. Tu mm. con la tua fiamma puoi fare delle robe spaventose che ancora non hai fatto. È la tua parte subliminale, è l'altra metà. Non è la favoletta del film di Natale romantico, non è Harmony, no. Cioè, Era forte. lei sei tu, tu sei lei. Mm. Che è una cosa che se tu già hai ottenuto quella, sei stato molto bravo, tra virgolette, e già di più non c'è, quella cosa lì di più non c'è. Mm, Devi mm. capirlo, dovete capirlo insieme e metterlo più in pratica. Mm. Già lo fate, non dico quei dettagli che dobbiamo sapere solo noi, nella vostra vita si vede, siete incredibili, bla bla bla, ma Mm. voi non immaginate quello che potete ancora fare quando lo capite veramente in profondità. Quindi a quel punto le cause si risolvono in un mese, per Mhm. dire, cioè a Sì. quel punto siete una roba, cioè vorrei che vedesse in eterico, la PS di entrambi alla Mm. fine, questa cosa, quello che loro possono fare, che poi va a braccetto col fatto che sta diventando l'argomento più importante, sta diventando il vero, Mm. la vera chiave di volta di questo lavoro Mm. perché è la cosa più pericolosa Per per l'entità. l'entità, deep state, che cazzo ne so, Mm. Mm, 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 mm. la cosa più pericolosa perché non è gestibile. Una No. coppia di fiamme è una mega bomba atomica, anzi sono centinaia di bombe atomiche. Mm, Quindi io picchio lì, picchio mm, e mm, picchierò mm, sempre a mm. ogni sessione, con specchi, con tutto quello che mi viene in mente. Quindi Mm. fammi vedere come immagine, cioè diamo un messaggio finale della PS di Simone in funzione di queste considerazioni proiettate non nel futuro, nel possibile ehm, dell'azione futura. Mhm. Io ho parlato di senso di libertà, ok, ma non è niente.
rispetto a quello che lui può fare in questa condizione rarissima, e delicata no, perché ormai ha fatto, ma rarissima, Mm, privilegiata. Questo è il suo vero privilegio, quello con cui lui è nato, questo è il suo privilegio, non l'altro. mm, mm. Per esempio, all'epoca dell'altra sessione non l'avevamo così profondamente e attentamente capito, almeno non io. Messaggio finale. Mentre quando tu hai iniziato a dire questa cosa, io volevo, cioè il primo messaggio che mi veniva da dire a Simone era proprio segui, stai mano nella mano alla tua fiamma, perché così riesci a veramente a creare tutto quello che ti fa stare bene e creare significa anche far andare le cose come vuoi tu, di qualsiasi cosa. Devi solo allenarti, ti devi allenare parecchio finché un giorno vedrai che che riesci veramente a farlo. Vedo un po' di, tra virgolette, sfiducia mentale nelle tue capacità. No, è come se dici sì, vabbè, io ci provo, ma figurati se ci riesco. Ma a furia di allenarti, vedrai che riesci a farlo e allora avrai fiducia in te. Lo devi fare però sempre unito, direi, unito alla tua fiamma, perché così la potenza è incredibile e ve ne accorgerete. Ehm, Se riuscite, se è possibile, create gli oggetti che poi vendete insieme, nel senso, magari non uno fa un lavoro e Mm. l'altro, fatelo assieme. Vabbè, no, magari non sempre, ma... Possibile, non Mm, mm. sempre, però se è possibile, sì, no? C'è il più possibile, perché quello crea proprio una potenza incredibile. Vedo, beh, vi vedo nei boschi. L'immagine che mi arriva è nella neve, però adesso non so se mi piace andare nella neve, se andate spesso non lo so. Vabbè, Però ma è l'immagine simbolico. Mm. sì, è simbolico. Comunque nella natura, proprio ad allenarvi assieme, mano nella mano, proprio perché è questo che voi dovete sentire profondamente, che ancora non sentite profondamente. Ce l'avete come idea, ma come se sentite qualcosa ma non sapete cos'è. Se voi vi allenate a sentirlo assieme, riuscite a capire che cos'è. E vi vedo proprio a passeggiare nella natura, mano nella mano, e a provare ad allenarvi ad alzare le vibrazioni assieme. Poi magari le alza uno e l'altro le sente. Ecco, cose così mi dice, mi fa vedere. Mm-mm. Come vedi la fiamma, lei? Lei la vedo estasiata, incredula ancora appunto di questa loro grossa capacità e fortuna di essersi trovati. Cioè vede che è così, ma è come se in eterico vedo anche, no, il suo mentale che dice, cavolo, proprio a me che fortuna c'è, no? Mhm. Ancora che non l'hanno ancora testato fino Compreso. in fondo. Mm. Mm. Comunque andate avanti così che insieme fate veramente, create tutto. Va bene. Chiudiamo il tetto del cinema. Mhm. Ringraziamo tutti quelli che sono nel cinema. Imparano in automatico, se vogliono, a crearsi un ad eternum, a crearli, a prendere la pillola Vic, la eterna frequenza, se sono punturinati, se hanno avuto questa bella idea di punturinarsi. È tutto, immagine finale di Simone e abbiamo finito. Ti dico che ore sono perché, vabbè, hai già capito. Sì, yeah. Mm, lo vedo proprio con con la vibrazione che si espande tramite le sue mani.
proprio così, fa così e si espande la vibrazione. Bellissimo. Senso di libertà? Sì, sì. C'è? Cioè, quando lui fa così lo sente proprio, no? Mhm. Fa così e lo sente e si vede proprio che va dove vuole. Cioè, fa così, lui in eterico sposta tutto quello Mm. che non gli Per, va, e quindi che sposta la badante, l'ex moglie, tutte le cause. E sente che lo può fare. per sicurezza si metta un ad eternum, nei 5 ad eternum, nei 5 corpi, fisico, Mhm, mentale, emozionale. Per esempio nell'emozionale il senso di libertà in questo modo mhm, dovrebbe accrescersi, eterico, subliminale. Idem la mhm. moglie, che forse non l'abbiamo fatto la volta scorsa. Passiamo tutte le nuove informazioni di questo momento anche alla moglie, in modo che tutte e due siano sullo stesso livello. La moglie è a Mhm. posto, interferita, Sì, sì. No, 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 no. felice come una Pasqua e bella come un sole. Mm. Tranquillo, Sì. Va bene. Va bene, abbiamo finito.